Oggi facciamo quello che noi chiamiamo il sugo pronto. In pratica è una conserva di pomodoro e verdure già pronta per condire la pasta. Vi faccio vedere la nostra ricetta di famiglia, quella che da sempre si fa a casa mia, e proprio per questo utilizzerò questa pentola che ha più di 50 anni e che noi chiamiamo stagnata, che è la stessa pentola che utilizzavano nonna e zia per fare questa preparazione. Ci serviranno 3 kg circa di pomodori belli rossi, una cipolla, una carota e un paio di coste di sedano. Poi una pentola capiente e i vasetti con le capsule nuove. Ho già lavato i pomodori, come vedete sono di diversi tipi, ho raccolto quelli che c'avevo nell'orto. Non serve spellarli, quindi su quelli più grandi basta togliere il torsolo, eliminare i semi se ci sono, togliere un pochettino d'acqua e taglio direttamente la polpa in pentola. Io nell'orto ho raccolto la varietà Canestrino, che è questa qua, San Marzano e il ciliegino. Il ciliegino cerco sempre di metterlo quando faccio questa preparazione perché dà dolcezza, abbassa un po' l'acidità. Questi basta tagliarli a metà oppure in 4, senza togliere niente. Ora mettiamo dentro le verdure, tutte tagliate a pezzettini, quindi la cipolla, la carota e il sedano. Diamo una bella mescolata e portiamo sul fuoco. Accendiamo e facciamo cuocere per circa un'oretta. Sono passati una decina di minuti. Vedete quanta acqua stanno rilasciando i pomodori? Questa la dobbiamo fare evaporare il più possibile, per questo serve una cottura lunga. Naturalmente ogni tanto ricordiamoci di mescolare. Se dopo un'oretta di cottura vedete che c'è ancora tanta acqua, possiamo fare così. Prendiamo un colino, lo appoggiamo sopra al sugo, spingiamo e con un mestolo portiamo via l'acqua. Così acceleriamo un po' i tempi. Questo è un trucchetto che mi ha insegnato mamma. Ci siamo, possiamo spegnere. Vedete come si è ritirato? A questo punto passiamo il sugo con un passaverdure, in questo modo lo rendiamo più fine ed eliminiamo le bucce ed i semi che sono rimasti. Vedete? Tutte le bucce e la maggior parte dei semi sono rimasti nel passaverdure e il nostro sugo pronto, guardate com'è bello denso. Ora lo mettiamo nei vasetti. Io utilizzo questi che sono da 300 ml circa, che ho già sterilizzato. E chiudiamo con le capsule. Mi raccomando, come avevo detto, devono essere nuove perché si deve formare il sottovuoto. Quindi chiudiamo per bene. A questo punto dobbiamo far bollire i vasetti a bagnomaria, quindi prendiamo una pentola bella alta, mettiamo all'interno un canovaccio e i vasetti. Il canovaccio lo metto anche tra un vasetto e l'altro, così in questo modo non sbattono. Portiamo la pentola sul fuoco. Riempiamo d'acqua fino a coprire i vasetti e accendiamo. Dal bollore aspettiamo 20 minuti. Passati 20 minuti, spegniamo il fuoco e li lasciamo raffreddare.
possiamo tirarli fuori. A questo punto, prima di mettere i vasetti in dispensa, io ci attacco un'etichettina con la data di produzione. Questo sugo pronto si conserva per circa 2 anni, ma va sicuro che finisce molto prima. Come avete visto, non ci sono condimenti, né sale né olio. Quindi, quando decidiamo di utilizzarlo, facciamo scaldare un po' d'olio in una padella. Apriamo il vasetto, lo versiamo, mettiamo un pizzico di sale, del peperoncino o del basilico se vi piace e lo facciamo scaldare. E infine aggiungiamo la pasta. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e possa esservi utile. Anzi, se anche voi avete la vostra ricetta di famiglia e vi va di condividerla, scrivetela pure sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!